E poi altre cose più o meno comiche. C'era una volta che c'era tempo brutto, io mi ero capito, volevo andare al poligono, telefono al direttore del poligono dove c'era il mio compagno di corso, Gianni Toson. Oh Gianni, com'è il tempo lì? Guarda, insomma, c'è un po' di rumore bassa, qualche scroscio di pioggia, ma insomma, che devi fare? Alto angolo non se ne parla, no, puoi fare skip, fare basso angolo e mitragliamento. Ok, vabbè, ma ora il tempo non è granché, vabbè, cioè, vedi chi erano i regali, 3 ragazzi in gamba, e partiamo, una formazione dei pirati, bassa quota, c'erano scrosci di pioggia, noi facendo lo slalom fra gli scrosci di pioggia, arriviamo finalmente al poligono, avevamo pilofa, apriamo, facciamo l'apertura e vedo che facciamo il napalm, lo skip bombing, la quota d'ingresso era bassa, tutti quanti qualificati, ok, Gagliardo, mitragliamento. La quota, se ricordo bene, la quota minima del mitragliamento era 3.000 piedi, 3.500 metri, o 2.500, insomma 3.500 piedi mi pare. E c'era una certa diversione sul collimatore per l'abbassamento della raffica. Io faccio il primo passaggio, queste nuvole che entravano e uscivano, sto per sparare, una nuvola, poi sparisce la nuvola, me lo sforzo, sparo, colpi fuori, oh, porco. Allora, altro passaggio, nuvola all'ultimo momento si non ti fa sparare. Ora lì, nel punteggio, loro contano i colpi imbarcati, non quelli sparati. Se imbarcano 200 colpi e ne sparo 50, non ne frega niente, tu i 50 devi mettere nel bersaglio. Vabbè. E io adesso appunto alcuni colpi, alcuni passaggi li ho fatti in bianco, alcuni passaggi erano andati a remengo, perché c'era la nuvola all'ultimo momento. Uno degli ultimi passaggi sento il numero 4, no, io ero il leader, il numero 4 dice, comandante, numero 4 basso livello, allora sti rompi, mo basso livello, vabbè, ultimo passaggio a fuoco, mo devo sparare a sti colpi, tu mi eri a debito, e inizio, vedo tutta l'area pulita, non c'era nulla, stavolta, inizio a sparare, e vedo i colpi andavano tutti quanti ultra veloci, stavolta Gagliardo, però non mi sono reso conto che il bersaglio a un certo punto è diventato troppo grosso. Io ho passato la full line, dove bisogna smettere di sparare, ma continuo a sparare tranquillamente. Tiro su, mentre do una strapponata a 4 giri, perché ho visto il bersaglio veramente troppo grosso. Do una strapponata, sento bene, una botta sotto la panza. Dice, che è successo? Io ho pensato, un uccello, ho pensato. Poi controllo gli strumenti veloci, va tutto bene. Vabbè, che se ne frega, ho preso un uccello. Raduno i reali, andiamo all'atterraggio, sotto la pioggia, veramente. Poi piovicicava, c'era ancora il carico su testa, scendo, io fuori il libro d'aereo, e intanto il crew chief, il capo tecnico, fa il giro dell'aeroplano. Certo detto mia madre dice, comandante, hai visto cosa che ha sul muso? Ah sì, mi sono beccato un uccello. Eh sì, c'ho uno Seo calibro 12,7, ho beccato un impallotto di rimbalzo. Vado lì, adesso c'è uno sbrego. E boh? Sia preoccuparsi, domani lo rivedevo. No, lo rivedo adesso. Insomma, io becco il resto di rigore. Ho il Sacramento, sto riparando lo servizio, ma allora, a maresciallo, ma c'è qualcosa. Insomma, devo andare al bar a tirare una bottiglia di grappa per tutti gli specialisti e mi hanno cambiato il pezzo di notte, e bravi, li hanno baciati tutti questi ragazzi. Me lo metto il pezzo. Solo il giorno dopo si sono tutti belli mimetizzati. E uno di questi aveva una bella pezza in Alclad, lucente, in alluminio Alclad. E mi domandano, ma perché quella non c'era? No, ho detto, bisogna mettere, ma stanotte gli avieri della VAM con il jeep hanno urtato. Ho fatto finta di crederci, non lo so. Comunque sia, gli arresti non li ho beccati. Però l'uccello calibro 17 ho visto che fanno male anche quelli. Poi altre storie più o meno bene succedevano ogni volo. Ah, questa è bella. Una volta in Sardegna vado a fare un'aerocoperazione, viene il GLO, Grande Liaison dell'esercito, guarda, c'è da fare una missione, lo vedete questo, c'è
una batteria simulata che voi dovete colpire. Noi, il bersaglio era presentato a un cerchio di 3 metri, 5 metri con il calce, dovete mitragliare dentro quel cerchio perché... Però questo tiro dovete rispettare. Ok, faccio brevi ragazzi, io ero il leader, andiamo in zona un po' prima, chiamo il forward controller, il FAC, che era mio amico Antonio Piccolo, un bravissimo ragazzo, purtroppo anche lui è morto adesso. Dico, Antonio, ma il cerchio dove sta? Guarda, il cerchio forse ha piovuto stanotte, l'hanno fatto in giro, che calcio forse è cancellato. E io non sparo. No, non ti devi sbagliare, c'è una collinetta un po' più alta, vedi, sta meglio. Antonio, io che ne ho qui, le collinette le ho davanti. Dico, ma no, guarda, c'è la tua alla sinistra, non puoi sbagliare, io non puoi sbagliare. Io guardo sulla mia sinistra, vedo, individuo una collinetta che era un po' prospiciente in maniera più, diciamo così, più opportuna, diciamo così, verso la valle. Io metto una batteria lì, abbraccio maggiore angolo solido per abbracciare, mo sparo là. Poi faccio più off, numero 1 off, poi numero 1 in, basta là, spara la fia. 1 off, centro, come centro? Come? Ha fatto centro. Adesso, il numero 2 in, e il numero 2 entra. E vede il ciechi, dove è Ciechi? Il ciechi non c'era, non trovava manco lui. Però vede il fumo nel centro, e spariamo sul fumo, sparato il trucco, 2 off, 3 in, e 3 in, la stessa cosa. Cerca il cerchio che non c'è e spara sul fumo. Abbiamo 400 colpi velivolo, 1600 colpi 17 sullo stesso punto. Abbiamo fatto un buco per tirarci fuori il petrolio lì. Poi andiamo a tavola. Ma della destra il cerchio, che c'era? Ma no, l'hanno fatto col pennarello. Man mano che tragannavamo, che era un nuovo freddo, faceva caldo, ognuno sparava le sue, ma non l'hanno fatto col pennarello, non l'hanno fatto a matita, ma no, con la verice verde erba, perché sono severo? Insomma, ognuno sparava le sue fesserie. Aspettavamo i nostri spaghetti militari allo scoglio, e tanto tragannavamo, cannonavamo freddo. Certamente arriva una Viere, con una cornetta, che per caso c'è un capitano Nuzzi in sala, so io, perché a me non conosco nessuno che è un generale dell'esercito. Oddio, che ho fatto? Ho ammazzato qualcuno, con paura del combinato qualche guaio. Pronto, però una voce aulica, retorica, parlando lentamente, a voce alta. Parlo con il capitano Glauco Nuzzi. Sì signore, sono io. Oddio, io ho ammazzato qualcuno. E il comandante della formazione, ho preso sempre una voce molto della formazione di caccia bombardieri. Sì, sono io. Bene, desidero esprimere a titolo personale e a nome di tutto il mio reggimento il mio più vivo compiacimento per l'estrema precisione del tiro, per l'orario di TOT rispettato al minuto e per la precisione del tiro. Io la bocca aperta così. E gli altri che saltavano aspettavano il film, guardavo, questa faccia da pesce adesso mi sembrava, e non sapevo dire, sono buono da fare, mille compiacimenti per una cosa che io in realtà ci ho azzeccato per sbaglio, per fortuna. La prima rafia era andata a un punto che era, come mi diceva il mio padre, era giusto, e così poi sono andato a dire, siamo troppo bravi noi il 100esimo, famo 100 pure quando il 100 non c'è. Tu ti arredi a sghignazzare, finalmente sono arrivati i nostri spaghetti allo scoglio. E poi c'erano altre storielle così estemporanee che succedevano. Come un'altra volta siamo andati a fare un'operazione, dovevamo simulare l'attacco al Napalm sul porto di Ancona. Parto io con il gregario. Dovevamo fare l'attacco dal mare, attaccare verso le banchiere e fare 2 passaggi. C'era un mare molto mosso, vento forte, delle onde molto fermate. Noi, tra parentesi, caccia il bombardieri, c'è su un piano che vola un pelo da terra, noi ci divertiamo come pazzi. A un pelo sull'uno, si uniamo lo sgancio, 2 off, secondo passaggio, poi risaliamo alla fine missione. E il gregario che mi seguiva in coppia tattica, un po' disassato,
comandante, quello c'è il vetro appannato, e vabbè, attacca il defroster, no? Lo gota qua, ma non vedo niente. Ma non è possibile, vedo anche io comincio a non vedere niente. Tutto, attacco il defroster, porco. Ma che succede? Non lo so, io non ce l'ho più, manco io, insomma, si va a dare l'apertura. Per fortuna non c'era nessuno che ci filmava, perché abbiamo fatto un avvicinamento, siccome il blindo vetro, quello sta dritto davanti, che ti fa vedere davanti, era enormemente grigio, e noi ci potevamo vedere con i vetri laterali, quindi dovevamo vedere inclinandoci da una parte e poi dall'altra. Ma io ho fatto un volo oscillando da una parte e dall'altra, e ci hanno reso per piloti ubriachi, perché chi è che fa l'atterraggio a quel modo? Alla fine siamo riusciti ad atterrare, chiama lo specialista, dice maresciallo, ma quel defroster non funziona. Lui va lì, passa il dito sul blindo vetro, se lo mette in bocca, comandante, il defroster funziona solo il ghiaccio, questo non è ghiaccio, questo è sale. Il pulviscolo, chiama così, presente nell'acqua, si è depositato sul vetro e al momento è rimasto livido, poi col volo era evaporata l'acqua, ma il sale no. Prima ho fatto delle saline volanti,